Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari e quest'oggi siamo in Val Chiavenna, punto di partenza della nostra gita è Prata Camportaccio. Oggi andremo alla scoperta del versante di montagna che sovrasta questo paese, un versante molto selvaggio e molto impervio che è dominato dal pizzo di Prata. E ciò nonostante vogliamo dimostrare che la montagna, approcciata con le dovute accortezze, può essere considerata un ambiente inclusivo per tutti. Ciao Roberta! Noi già ci conosciamo, è sempre un piacere vederti qua in Val Chiavenna, guarda che bel gruppo. Oggi ci proponi una gita un po' particolare. Sì, esatto. Oggi siamo nel delizioso paese di Prata Camportaccio che ospita questo itinerario da Prata a Pratella che verrà effettuato con le Jolette, queste carrozzine monoruota per sentieri di media difficoltà per permettere anche alle persone disabili di raggiungere dei luoghi particolari dei nostri monti. Questa Jolette è stata acquistata all'inizio dell'anno da 3 associazioni di volontariato presenti sul territorio, Volontari Trevalli Caleidoscopio, Val Chiavenna Senza Barriere e Il Mondo che Vorrei. Ringraziamo il Consorzio Forestale di Prata che ci accompagna in questo percorso insieme all'accompagnatore di montagna Emanuele. E qui al punto di partenza del nostro itinerario di oggi vediamo delle costruzioni particolari e caratteristiche. Che cosa sono? Sono i crotti, in questo caso i crotti di Prata, sostanzialmente delle grotte che hanno preso origine dall'era glaciale, poi nei secoli passati i nostri antenati hanno pensato bene di sfruttare l'effetto del sorel, di questo soffio che dalle rocce esce con un'aria fresca che permette di mantenere la temperatura costante fra i 6 e i 8 gradi nell'arco dell'intero anno e quindi di sfruttare questo sorel per conservare il vino ottenuto dalla lavorazione delle uve prodotte nelle nostre località, uve che oggi purtroppo scarseggiano perché c'è stato un abbandono negli ultimi decenni nella produzione della vite. Qui ce ne sono diversi, c'è una via dei crotti. Sì, questa è la via dei crotti, quindi ci sono vari crotti che sono delle multiproprietà dove i proprietari hanno all'interno di queste grotte dei posti botte, quindi occupati da una o più botti e che peraltro negli ultimi anni sono state oggetto anche di accatastamento. Buongiorno, lei ha appena spilato il vino... Ho aspirato il vino novello, glielo faccio provare. Ah, volentieri. Questo è il vino di quest'anno, proprio novello. Questi crotti sono molto antichi. Le testimonianze più antiche si possono desumere dalle date incise sugli architravi. Una delle più antiche è proprio presente all'interno del Curtiv, che è 1598. E alle nostre spalle l'ingresso di un locale particolare. Sì, il vecchio torchio risalente al 1701 che è stato recuperato, riscoperto nei primi anni 90 perché era diventato negli anni 60-70 un immondezzaio e l'amministrazione comunale di allora, con la collaborazione di alcuni cittadini di Prata, anche migranti tornati in quell'anno, ha pensato bene di provvedere al recupero, alla riscoperta di questo vecchio torchio. Sottolineo che questo torchio è un vecchio torchio a leva per la pigiatura dell'uva, non completo, manca della parte lignea, però tutta la parte in pietra è stata riscoperta, riportata alla luce e poteva funzionare grazie alla forza umana, quindi con la presenza di molte persone che potessero appunto farlo funzionare. Ma quello che è importante è che in seguito a quell'iniziativa di pulizia, di riscoperta, fu creata un'associazione, la cosiddetta Compagnia del Torch, che da allora si occupa del recupero di questo vecchio nucleo, dei crotti, e di organizzare momenti anche di convivialità per ricreare quell'atmosfera che molto spesso, soprattutto nei decenni passati, c'era nei periodi estivi, proprio sfruttando questi luoghi bellissimi, queste corti con i tavoli dove appunto ci si ristorava e ci si rinfrescava anche durante l'estate.
Siamo pronti? Ok, andiamo allora. Ecco Emanuele, il nostro accompagnatore di oggi. Emanuele, che giro ci fai fare? Beh, partiamo dai Crotti di Prata, passando per il centro del paese, transitiamo dalla chiesa, dal consorzio e seguendo la strada asfaltata con le nostre giolette arriveremo a Pratella. C'è anche un sentiero che taglia tutta questa strada asfaltata che passa da dei nuclei che noi andremo a visitare, che sono di Stovano inferiore e superiore. L'itinerario è di 600 metri di livello circa, partiamo dai 400 e arriviamo ai 1022 di Pratella. E lungo il nostro itinerario ci siamo fermati presso la sede storica del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio. È stata costruita nel 1916, inizialmente aveva una funzione di latteria sociale del comune di Prata Camportaccio. In realtà poi questa costruzione è diventata sede del Consorzio Forestale nel 2003, quando è stato deciso di acquistare la latteria, che ormai non veniva più utilizzata e che aveva un po' perso quindi la sua funzione agricola e di aggregazione. Il Consorzio si occupa comunque ancora di un aspetto legato, diciamo, all'ambito agricolo del territorio, con la gestione e la conservazione dei boschi e comunque la gestione del territorio. Tra le varie attività gestiamo anche delle selve castanili che più tardi visiteremo insieme. Siamo saliti alla frazione San Cristoforo. Che cosa troviamo qui? Campanile nero, che è un campanile di stile romanico del XII secolo, che faceva parte della chiesa di San Cristoforo e San Pancrazio, che ora è stata distrutta nel 1628, ma nel 500, volevo dire nel 500, la chiesa di San Cristoforo era passata al culto del protestantesimo. Campanile nero. Campanile nero, detto campanile nero, ci sono diverse versioni, tanti dicono, poi se non si sa se è vero perché non sono appurate, che aveva preso e è diventato nero perché c'è stato un incendio. Lei è nata qui? Io sono nata proprio nella casa lì del campanile nero. Il campanile era già nero? Il campanile sì, è sempre stato nero, se lo sentire solamente i vecchi e cose è sempre stato nero. Prima eravamo qui in 5 famiglie. Recentemente hanno ristrutturato il campanile nero. L'hanno ristrutturato dopo gli anni 70, l'attuale proprietario l'ha ristrutturato totalmente. Tra l'altro questo posto era anche un posto di posta perché passava la strada per i viandanti che passavano la strada per andare a Chiavenna e si fermavano, potevano fermarsi qui, che c'era forse qui al campanile nero c'era la locanda per fermarsi. E poi c'era la sosta dei cavalli che vediamo. Siamo arrivati al nucleo di Stova all'Orlo e qui abbiamo una struttura particolare.
Esatto, siamo davanti a una GRE, ovvero una struttura che veniva utilizzata per l'essiccazione delle castagne che venivano raccolte appunto intorno al nucleo di Sto Vallorlo. In realtà il consorzio da ormai parecchi anni, da quasi dal 2000 in avanti, ha iniziato il recupero dei castagneti qui intorno. La GRE davanti a cui siamo è stata recuperata grazie a un progetto Interreg, quindi con dei fondi pubblici, e adesso viene utilizzata a scopo didattico proprio per far vedere come erano queste strutture e come funzionavano una volta. La GRE era appunto l'affumicatoio, nella sala inferiore si accendeva il fuoco per far salire il fumo al piano superiore, dove c'era appunto un graticolo in cui venivano posizionate le castagne che venivano lasciate per alcuni giorni appunto su questo graticolo per poter essere asciugate, essiccate e poi quindi conservate o appunto come castagne secche oppure trasformate in farina per la produzione di dolci e di altri prodotti che venivano consumati durante tutto l'anno. Noi come consorzio non utilizziamo più la GRE per la lavorazione delle castagne, ma comunque cerchiamo di mantenere una produzione di prodotti a base di castagna. In sede facciamo un'essiccazione naturale all'aria e poi in essiccatoio elettrico, e dopodiché viene fatta sì la macinatura della farina all'interno delle strutture del consorzio. Una volta che produciamo la farina è stata concordata una ricetta per la produzione di biscotti a base di farina di castagna e di farina di mais. Inoltre vengono prodotti tagliadin dolci di Villa di Chiavenna, sempre con la farina di castagne, e poi un po' di vendita viene fatta o della farina direttamente o come castagne secche. Il consorzio cos'è e come funziona? Un ente che riunisce le proprietà dei propri soci che hanno conferito i terreni al consorzio stesso, e l'obiettivo è quello di poter gestire ancora il territorio superando la parcellizzazione delle proprietà. Poi da un paio d'anni facciamo anche una coltivazione di un mais antico, di un mais tipico locale che è il mais rostrato di Valchiavenna, e grazie a una collaborazione con le università siamo riusciti appunto ad avere la produzione di questo mais antico. E le altre attività, diciamo quelle principali che il consorzio svolge, sono appunto di taglio boschi per la produzione di legna da ardere. Massimiliano, vi abbiamo visto percorrere questi sentieri con queste jolette. Come vedete, grazie alla jolette, quindi a questa carrozzella con questa monoruota, grazie a due accompagnatori, uno che guida da dietro e uno che tira sul davanti, è possibile accompagnare una persona con disabilità motoria e quindi poter andare in montagna, godere di luoghi non ancora accessibili appunto per chi magari è nella condizione che non può camminare, visitare questi nuclei anche caratteristici, affrontare anche varie pendenze, anche alcuni gradini. Questa è la mulattiera, quindi devo sollevare. Tenerlo inclinato un po' indietro. Come vedete è composta da un sedile con delle cinture che permette alla persona di sedersi comodamente però in sicurezza, ha degli ammortizzatori. Nella parte retro, dove c'è un manubrio, abbiamo i freni, delle regolazioni. Nella parte anteriore, grazie a dei supporti, c'è una persona che la può tirare e ci si dà il cambio chiaramente a seconda della lunghezza o della difficoltà del percorso da fare. Quindi anche il Mattia oggi è riuscito ad andare in montagna, Mattia? Bello comodo, Si è divertito, benissimo. Da questo punto il gruppo con i ragazzi con le Jolette continuano il loro percorso, salgono seguendo l'agrosilvopastorale, noi invece ci stacchiamo. Sì, adesso noi affrontiamo la parte un po' più escursionistica. Prendiamo un sentiero che è chiamato di mezza costa, che punta a San Cassiano, e in realtà noi lo abbandoneremo prendendo la dorsale che sale fino a Pratella, quindi affronteremo gli ultimi 400 metri sulla dorsale che punta alla punta di Matra. E allora ci vediamo a Pratella. Ciao ragazzi, sono un cacciatore a Valchiavenna. Noi abbiamo posato una fontana qua più avanti all'acqua del Self come comitato caccia.
Da questa parte siamo sulla sinistra orografica del fiume Mera, della Val Chiavenna, e i sentieri storicamente non passavano mai sul fondovalle. Ce n'era uno alla sinistra rispetto a noi, che è la via Francisca, quella delle vie del Viandante, ora reclamizzata come via del Viandante, che passava anche per la torre di Segnalme davanti a noi. Su questo lato invece si passava da San Cassiano a Prata su una traccia che puntava anche verso Pratella, dove stiamo andando. Questo è un punto davvero panoramico, che cosa possiamo ammirare? Possiamo vedere la netta separazione tra le Alpi Lepontine, che sono davanti a noi, col Berlinghera, con il Passo della Forcola, con la Val Bodengo. Dalla parte dove siamo tuttora noi, che in realtà sono le Retiche. Da questo punto in particolare riusciamo a vedere il lago di Novate, tant'è che tutti i nuclei storici, quelli che abbiamo percorso e quelli che potrebbero essere percorsi dall'altra parte, sono tutti a mezza costa, mai sul fondovalle, che era in realtà una palude finché non hanno regimentato il fiume Mera. Ed eccoci arrivati a Pratella, luogo incantevole, incorniciato dalle montagne, un bellissimo prato. Qui una volta cosa c'era? È stato maggengo di fatto fino agli anni '80, quindi venivano portate i capi di bestiame fino a quegli anni. Successivamente, per chiusura anche della latteria, al venir meno dell'allevamento zootecnico, anche lo sfalcio dei prati terminò. In questo senso il Consorzio Forestale ha permesso che negli anni si continuasse a garantire lo sfalcio e quindi tenere pulito questo maggengo. Pratella ha anche recuperato, per l'intervento sempre del Consorzio Forestale, anche vecchi fabbricati come il casello, immobile che veniva utilizzato ai tempi per la conservazione temporanea del latte prima del lavoro di caseificio. Quindi in questo senso il Consorzio cerca di mantenere, di ristrutturare, di conservare quelle strutture che erano delle multiproprietà e che oggi diventano, diciamo, rappresentazione del passato, ma che hanno una funzione anche didattica in questo senso, come lo è ad esempio la GRE che abbiamo visto in località Stova all'Orlo. E avete questa baita qui alle nostre spalle come consorzio. Locale di deposito attrezzatura del consorzio, ma utilizzato anche durante l'estate in presenza dei nostri turisti cittadini villeggianti per organizzare momenti conviviali e quindi garantire anche un servizio cucina. Ma oltre a questo abbiamo a distanza di un'ora da qui, raggiungibile attraverso un sentiero che percorre il Bosco della Rebbia, il rifugio Il Biondo, un rifugio realizzato dal Consorzio Forestale nel 2001 in comproprietà con il CAI sezione di Barzanò, non custodito, però di cui si può usufruire, di cui i turisti usufruiscono durante l'anno, perché è una meta, quella del rifugio in località Sotto il Pizzo, raggiunta frequentemente dagli escursionisti. Ci troviamo qui con la nostra prima uscita ufficiale della Jolette. Faccio parte di una delle associazioni Volontari Tre Valli che si occupa sostanzialmente di trasporto sanitario, formazione sia del cittadino che del privato. Al nostro fianco abbiamo il Caleidoscopio, Il Mondo che Vorrei e Val Chiavenna Senza Barriere. Sono Pamela, il presidente dell'associazione Il Mondo che Vorrei di Prata Camportaccio. Oltre ad aiutare e sostenere un orfanotrofio in Salvador, collaboriamo con delle associazioni sul posto e abbiamo ideato l'acquisto di queste Jolette per rendere accessibile il territorio in Val Chiavenna. Io faccio parte dell'associazione Il Caleidoscopio
che è nata fondamentalmente per aiutare le famiglie con disabilità e poi ci siamo associati anche alle altre associazioni per il progetto Violette. Come avete visto siamo un piccolo gruppo di volontari che un po' alla volta stiamo sperimentando le uscite con la Jolette, però chiaramente siamo aperti ad amici e volenterosi che hanno voglia di aiutarci a fare da accompagnatori o partecipare alle eventuali uscite che faremo. I nostri riferimenti potete cercare su Facebook o su internet Jolette Valchiavenna e troverete i nostri riferimenti delle varie associazioni per contattarci e poi poter partecipare alle nostre prossime uscite. Eccoci arrivati anche noi a Pratella dal Sentiero della Costa e vedo che qua già i lavori fervono per preparare la castagnata. Cos'è che state facendo? È calda arroste e bisogna sbattere queste castagne con la fiammona per farle bruciacchiare. E dopo ci sono due modi, o metterle nel sacco di juta e poi nel sacco nero per farle macerare più veloce, oppure mettere un panno sopra senza la fiamma e farle cuocere. Chi ti ha insegnato questi trucchi? Mio papà, mio zio e amici di mio papà. Ti piace fare castagne? Sì, bello, molto bello. È meglio cuocerlo e meglio mangiarle? Tutte e due, anche raccoglierle. E allora noi qui all'Alpre Pratella ci prepariamo alla bella sbaraccata, vediamo quante belle castagne e sono anche già pulite. E ringraziamo allora le associazioni che hanno organizzato la giornata di oggi con le Jolette, l'accompagnatore di Media Montagna Emanuele Rotta, il consorzio forestale e tutte le persone che con noi oggi hanno camminato e soprattutto i ragazzi Mattia, Davide e Ryan. E allora cin cin, grazie di tutto. E vi aspettiamo quindi da queste parti, mi raccomando, ci contiamo. Cin cin. Arrivederci alla prossima gita. Castagne!